Che cos'è un DAP? E soprattutto, me ne servirebbe uno? In questo video risponderò alla prima domanda e cercherò di aiutarvi a rispondere alla seconda. DAP è un acronimo, l'acronimo di Digital Audio Player, il che ci dice apparentemente molto poco, ma in realtà racchiude l'essenza del dispositivo, che è un lettore audio portatile specificatamente progettato per riprodurre musica digitale in alta qualità. Ah, quindi è un classico MP3, è un iPod. Sì e no. Entrambi sono dispositivi portatili per la riproduzione dell'audio, questo è chiaro. I DAP sono progettati con un'attenzione particolare alla qualità audiofila, alla fedeltà sonora e quindi alla capacità di riprodurre tutta una serie di formati tipo FLAC, WAV, DSD, MQA, eccetera, che offrono una qualità sonora di tutt'altro livello rispetto a un generico MP3 o ad altri formati compressi. Benché esistano prodotti effettivamente per tutte le tasche, la natura di questi prodotti rimane comunque quella di nicchia. Quindi la normalità è che siano costruiti in maniera molto solida, con l'impiego di materiali robusti, importanti, soluzioni di pregio e funzionali allo scopo, come rotelline, switch, pulsanti fisici, che consentono la gestione delle tracce, del volume e altre, senza bisogno di usare l'interfaccia grafica, come normalmente avviene se si utilizza un cellulare, dove addirittura magari devi sbloccare lo schermo utilizzando un codice e poi entrare in app. Se poi, oltre che di comodità, insomma, vogliamo parlare in dettaglio che cosa significa un prodotto specificatamente progettato per la musica, significa naturalmente quello che abbiamo detto prima, quindi la capacità di riprodurre certi tipi di formato, ma significa anche, banalmente, parlando di costruzione di dimensione, che laddove il nostro cellulare con il quale comunemente ascoltiamo la musica ha una parte audio che è grande così, in quest'altro caso l'intero dispositivo è tutto quanto progettato per l'audio. Quindi laddove noi abbiamo un DAC generico interno al telefono per farci arrivare l'audio digitale nelle orecchie sotto forma naturalmente analogica, dall'altra parte magari troviamo dei convertitori che sono dei processori noti, con un nome, con un cognome, con dei produttori che fanno quello, e magari ne troviamo diversi che lavorano in simbiosi. Abbiamo la possibilità di avere le uscite bilanciate e tutta una serie di vantaggi a seconda naturalmente del modello e di quanto vogliamo anche spendere. I DAP oggi si differenziano in base al loro funzionamento, principalmente ci sono quelli che hanno solamente i pulsanti fisici, appunto rotelline, switch e vari sistemi, e uno schermo che però non permette di essere toccato direttamente, e invece quelli che lo consentono, che quindi hanno un display touch. Questo molte volte consente di ridurre tantissimo anche le dimensioni, naturalmente magari rinunciando a molte funzioni dei tasti fisici. Ce n'è veramente per ogni tipo. Quindi andiamo a vedere innanzitutto le prime due grandi categorie nelle quali oggi si dividono i DAP. Diciamo DAP comuni e DAP Android. I DAP comuni funzionano in offline, in questo sì, del tutto simili ai vecchi MP3 o ai vecchi iPod se preferite. Hanno dei software proprietario e riproducono la musica dalla memoria interna o dall'SD. Generalmente SD che permettono espansioni importanti, cosa da non sottovalutare perché i tipi di file destinati agli audiofili sono molto grandi, quindi l'espansione di memoria è praticamente necessaria. Un DAP che funziona offline è chiaramente un prodotto orientato verso chi ha già una grossa libreria audio, che quindi andrà a caricare là sopra, si ascolterà tranquillamente, naturalmente con tutte le possibilità di inserire tag, copertine, immagini, tutto quello che vogliamo. A meno che il modello che utilizziamo non è di quelli che non abbia nemmeno un display o ne abbia uno così piccolo da non supportare le immagini. È evidente che il limite maggiore è che per ascoltare una nuova traccia bisognerà acquistarla, scaricarla in qualche modo e poi infilarla fisicamente nel dispositivo o sull'SD. I DAP Android invece sono assimilabili in tutto e per tutto a dei telefoni cellulari, dove a seconda dell'offerta, naturalmente del prezzo, il dispositivo è ottimizzato per l'audio e mantiene tutte le peculiarità del DAP offline, ma adottando un sistema Android consente l'utilizzo delle applicazioni,
E questo naturalmente è molto utile a chi comunemente utilizza delle app per la riproduzione musicale. Quindi avrò un dispositivo con SIM o senza SIM, generalmente non ce l'hanno, dove io tramite un qualsiasi wifi posso ascoltare anche musica nuova, posso ascoltare la traccia che ho trovato nel frattempo su un video di Instagram. Naturalmente, per come la vedo io, l'idea sarebbe di scollegare la maggior parte delle funzioni del telefono dal DAP, altrimenti sarebbe un po' come avere due telefoni, per quanto uno mantenga naturalmente delle grandi prestazioni audio. Inoltre va considerato che con gli abbonamenti premium sulle piattaforme di riproduzione musicale, oltre allo streaming, è possibile anche effettuare il download, che ci permette anche di scaricare quei file e quindi averli disponibili in offline alla qualità che noi scegliamo, ma che ci consente anche di scegliere quella massima. Ora, bisogna anche parlare del recente avvento dei DAP cinesi economici. Attenzione, non DAP cinesi o orientali e basta, perché spesso questa cosa impropriamente assume anche un valore negativo. E invece non è vero, perché moltissimi di questi dispositivi tecnologici estremamente avanzati provengono esattamente da lì, quindi anche loro fanno le cose bene, le cose meno bene e le cose molto scadenti. Ora, di che cos'è che stavo parlando? Stavo parlando di questi nuovi DAP cinesi che in realtà spesso con pochissimi soldi permettono di avere un mini telefono e che però poi hanno alcune limitazioni. Tra queste, alcune che sono veramente importanti, tipo ad esempio potrebbero trovarsi con la chiusura del marketplace che non è disponibile. E attenzione, questo significa ridurre notevolmente la propria esperienza con il DAP. Se infatti l'abbiamo scelto proprio per poter utilizzare le applicazioni più comuni della musica, che ne so, Amazon Music, Spotify, Tidal, Qobuz, potremmo poi ritrovarci a scoprire che abbiamo un aggeggio dove io posso schiacciare le icone, ma in realtà non ci posso mettere dentro le applicazioni, almeno non direttamente al marketplace, e quindi questa potrebbe creare una frustrazione. La prossima volta vi porterò proprio una recensione di un dispositivo che ha un prezzo variabile tra le 45 direi più o meno e 70-80 euro, che rientra proprio in queste caratteristiche ma che ha il marketplace sbloccato, quindi ve lo farò vedere anche fisicamente, che ce l'ho in prova da parecchio tempo, forse 8-9 mesi. Siccome non ho trovato niente in giro su questo prodotto e io l'ho comprato un po' alla cieca, adesso ne posso parlare e magari risolvo anche i dubbi di molti di voi. Quindi ora sappiamo che cos'è un DAP e quali tipi di DAP esistono, ma in definitiva, a chi serve il DAP? È una scelta naturalmente ideale per gli audiofili, ma anche a chiunque voglia incrementare la propria esperienza di ascolto e magari sta iniziando a cimentarsi negli auricolari e quindi vuole iniziare a spingersi più verso un ascolto più consapevole. O chiunque in genere abbia voglia, bisogno o curiosità di andare oltre le capacità audio che sono fornite dai nostri dispositivi cellulari. A chiunque voglia ascoltare in portatilità utilizzando le sue cuffie, insomma i suoi auricolari o quello che volete, in qualsiasi formato siano, che magari però hanno particolare esigenza di potenza per essere pilotate. Qua vi rimando un po' anche al video sui tipi di auricolari. Sappiamo che ci sono dei dispositivi che hanno bisogno di una potenza di uscita abbastanza elevata per essere smossi e per funzionare come devono, e sappiamo che purtroppo i cellulari molte volte non possono farlo, quindi ci vediamo costretti a utilizzare un amplificatore, a utilizzare un dongle DAC, che però magari quelli piccoli non ce la fanno, quindi dobbiamo comprarne uno più grande. Di fatto abbiamo un apparecchio collegato a un altro apparecchio collegato a un paio di auricolari o cuffie. Scegliendo il DAP con una potenza di uscita opportunamente dimensionata per i nostri auricolari, ecco che abbiamo risolto anche questo problema. Chi altro può averne bisogno? Chi vuole avere musica, che abbiamo detto essere molto impegnativa in termini di spazio occupato, senza intasare la memoria del telefono. E potendosi al contempo organizzare tutto quanto in cartelle, sottocortelle, creare delle playlist, avere comunque tutte le informazioni, i tag. Ma sono anche molto utili a chi ascolta in giro e magari nella sua routine quotidiana c'ha tante ore da passare in metropolitana, in treno o in un luogo pubblico, dove può isolarsi ad ascoltare la sua musica tranquillamente senza però andare a rubare batteria al telefono cellulare, che quindi rimane a disposizione per comunicazioni o, Dio non voglia, emergenze.
Inoltre abbiamo detto che molti DApp, essendo proprio ottimizzati e pensati al 100% per l'audio, offrono anche dei sistemi interni propri, anche molto raffinati, di equalizzazione e tutta una serie di features proprio attagliate alle esigenze dell'audiofilo. Abbiamo poi, a seconda dei modelli, la possibilità di utilizzare le connessioni oltre che il 3,5, il 4,4 o il 2,2, quindi utilizzare anche delle bilanciate. Inoltre l'utilizzo del DAP permette di ascoltare la musica senza distrazioni, senza notifiche, senza aprire video da qualche parte, senza utilizzare i social che poi magari c'è l'autoplay e parte il video mentre stiamo ascoltando, senza abbassamenti di volume per permettere un'improvvisa chiamata. Insomma, permette di dedicarsi a quello che uno in teoria dovrebbe amare se gli interessa la musica, cioè la musica stessa. Come vi ho detto, la prossima volta parleremo di quel prodotto che ho ampiamente testato per parecchio tempo, circa 9 mesi, e poi magari ne valuteremo degli altri. Fatemi sapere se ci sono dei dispositivi in particolare dei quali vorreste vedere una recensione e ricordatevi che l'unico modo per garantirsi sempre nuovi video del genere è supportare il canale e lo potete fare in tanti modi, banalmente con un'iscrizione, con un mi piace, un commento e in qualsiasi altro modo vi venga in mente. Spero che il contenuto vi sia piaciuto, al prossimo!